Ciao a tutti e bentornati a Italiano sul divano. Oggi parliamo di preposizioni, piccole parole ma fondamentali. Siete pronti per iniziare? Mettetevi comodi, preparate un bel caffè e godiamoci questa lezione insieme. Cosa sono le preposizioni? Le preposizioni sono parole invariabili che legano due elementi di una frase, nomi, verbi, per stabilire relazioni di tipo logico, spaziale o temporale. Rappresentano il collante della frase. Per esempio, nella frase il libro è sul tavolo, senza la preposizione sul, la frase non funziona. Le preposizioni si dividono principalmente in semplici, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, sono 9, e articolate, che si formano unendo le preposizioni semplici agli articoli il, lo, la, L con apostrofo, i, gli, le. Ad esempio, del è formata dall'unione di più il, oppure allo è formata dall'unione di a più lo. Iniziamo a vedere come si usano le preposizioni semplici. Partiamo con la prima, che è di. Questa preposizione la usiamo per indicare il possesso di chi è. Questa è la maglietta di Marco. Il materiale. Di cosa è fatto questo maglione? È fatto di lana. Origine, provenienza. Da dove vieni? Sono di Roma. Attenzione, con il verbo essere utilizziamo questa preposizione. Con il verbo venire invece abbiamo la preposizione da. La seconda preposizione che vediamo è la a. Questa preposizione è molto usata. Indica la destinazione, moto al luogo, con persone o città. Vado a Milano, do il regalo a Luisa. E con gli orari. Ci vediamo a mezzogiorno. Proseguiamo con la preposizione da. Questa preposizione indica il punto di partenza. Moto da luogo. Torno da Parigi. La provenienza o la destinazione da casa di una persona. Vengo da Andrea, cioè vengo da casa di Andrea, o vado da Andrea, cioè sto andando verso casa di Andrea. E l'agente, cioè la persona che svolge l'azione all'interno di una frase passiva. Il film è stato girato da un regista famoso. Andiamo avanti e vediamo la preposizione in. È usata per luoghi generici come paesi, regioni, ad esempio vado in Francia, oppure alcuni nomi geografici come montagna, collina, ma anche la parola ufficio, quindi sono in ufficio, e i mezzi di trasporto. Viaggio in treno, aereo, autobus. Poi abbiamo la preposizione con. Indica la compagnia insieme a. Esco con gli amici. Oppure lo strumento. Ad esempio, scrivo con la penna. Quando utilizziamo gli strumenti musicali, invece, usiamo l'articolo. Per esempio, suono il pianoforte, mi piace suonare la chitarra, adoro suonare il clarinetto. La preposizione su si usa per indicare la posizione superiore, sopra. Il gatto è su un albero. Poi abbiamo la preposizione per, che indica la destinazione, un luogo da raggiungere. Parto per la montagna. Oppure la finalità. È un regalo per te. Le preposizioni tra, fra hanno lo stesso significato e indicano una posizione intermedia, in mezzo, oppure il tempo futuro. La farmacia è tra la banca e la posta. Ci vediamo fra
tra un'ora. Ora passiamo alle preposizioni articolate. Una preposizione articolata è l'unione tra la preposizione semplice e l'articolo determinativo. Attenzione, solo 5 preposizioni semplici possono formare le preposizioni articolate. Quali sono? Di, a, da, in, su. Tutte le altre non si uniscono agli articoli. Dobbiamo dire che spesso la preposizione con viene unita nel parlato all'articolo il e diventa col. Parlo col tuo amico o parlo con il tuo amico, però non è molto comune nello scritto. Quando li usiamo? Li usiamo quando abbiamo bisogno di dire qualcosa in maniera più specifica, quando dobbiamo usare l'articolo. Vediamo alcuni esempi. Il primo esempio è con la preposizione di. Se io parlo di politica, non ho bisogno di utilizzare la preposizione articolata, ma se voglio essere più specifica e parlare della politica italiana, allora dobbiamo utilizzare la preposizione articolata della, di più la. Esempio 2. Vivo in Italia. Sto parlando in maniera generica. Se invece voglio dire che vivo nell'Italia del Nord, dobbiamo usare la preposizione articolata nel con apostrofo perché la parola che segue, Italia, inizia con una vocale. Esempio 3. Vado a scuola. Vado alla scuola di lingue. Anche in questo caso, se voglio essere generica, non utilizzo la preposizione articolata, invece se voglio dire qualcosa di più specifico, ho bisogno di utilizzare la preposizione articolata alla. Come abbiamo visto, usare la preposizione semplice o articolata cambia completamente il senso della frase. Quindi utilizziamo la preposizione articolata quando il nome che segue vuole l'articolo. E adesso è l'ora del nostro quiz. Facciamo un piccolo test veloce. Scrivete la risposta nei commenti. Non vi preoccupate se fate degli errori, io sono qui per correggerli. Prima domanda. Il quaderno è sedia. Vengo, casa, ho parlato, tuo amico. Attenzione, qui abbiamo 2 possibilità. Vediamo se le indovinate. Com'è andata? Non preoccupatevi se avete fatto qualche errore. Le preposizioni sono una questione di pratica. Rivedete la tabella delle preposizioni articolate e usatele nelle vostre conversazioni. Se questo video ti è stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale per non perderti le prossime lezioni. Ciao!